Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere una cosa un po' diversa dal solito. Andiamo a vedere un kit di montaggio di un coltello Pucco. Il kit viene venduto dall'azienda Castrom, azienda svedese. Io vi lascio tutti i link in descrizione per il loro sito, per questo oggetto, per il loro shop online. Spediscono anche in Italia. Il kit viene venduto in questa scatola di cartone e al suo interno abbiamo il manuale di istruzioni su come costruire il coltello e tutti i componenti. Abbiamo un blocco di legno di betulla riccia che ci servirà per il manico, l'inserto di sicurezza che va dentro il nostro fodero, che anche quello dovremmo costruire, la minuteria e in particolare abbiamo la guardia del coltello in ottone, un pezzo di corno di renna, il rivetto finale del coltello e un filo cerato per fare il fodero, il materiale per costruire il nostro fodero di pelle e infine la nostra lama. È un classico Pucco in acciaio al carbonio. Con tutti questi oggetti potremmo realizzare il nostro coltello, diciamo, a casa. Cosa ci servirà oltre a tutti questi oggetti? Ci servirà un trapano, meglio ancora un trapano a colonna, comunque io userò un classico trapano che tutti noi abbiamo. Della colla epossidica bicomponente, la trovate al brico, perché una volta che abbiamo forato il nostro blocchetto di legno, all'interno ci va inserito tutto il nostro acciaio al carbonio. Ora, non importa che i fori siano perfettamente perpendicolari, anche perché una volta messo la nostra guardia e il coltello, un po' di gioco lo possiamo avere, ok? Quindi non importa la precisione assoluta. Cosa fondamentale sono le istruzioni. Ovviamente, oltre alla colla epossidica, al trapano a colonna o il trapano classico che noi tutti abbiamo, ci serviranno carta vetrata, delle lime, delle raspe, insomma, comunque tutto quello che servirà lo vedrete in questo video. Non serve dei macchinari particolari, però diciamo che servirà un po' di manualità. Cosa fondamentale è il nostro manuale di costruzione, le nostre istruzioni che ci serviranno e che ci seguiranno per tutta la costruzione del nostro coltello, dal manico al fodero. Ovviamente la lama è già temprata, è già realizzata, è già pronta, diciamo, e io direi subito di iniziare da disegnare un progetto, come indica il nostro bel manuale di montaggio, di come vorremmo più o meno il coltello. Iniziamo. Intanto disegniamo un po' come vorremmo il manico, ecco. Più o meno vorremmo una cosa del genere. Qui la nostra guardia, poi diciamo qui una striscia di cuoio per abbellire, qua un'altra striscia di cuoio, qui il nostro corno di renna e qua giù dove spunta ci andrà il rivetto, che è questo. La Castrom vi dà anche un po' più del necessario di legno per il manico, quindi se doveste sbagliare la lunghezza o tagliare mezzo centimetro di troppo è possibile rimediare. Ecco, fatto ciò io andrei direttamente a tagliare le nostre parti di legno, perché ci serviranno a misura, ok? Facciamo qua primo taglio 2 cm e 2 cm. Fatto questo, ora dobbiamo tagliarlo. Per questo taglio io userò
una sega giapponese, ma voi potreste utilizzare anche un seghetto normale o un qualsiasi altro strumento da taglio. Fatto ciò, ci vuole carta vetrata per pareggiare le parti. Io uso una carta vetrata 80. Mi raccomando, questo è un passaggio fondamentale perché se no i pezzi non andranno a combaciare. Poi teniamo conto che ci sono altri 3 mm di cuoio, quindi tagliamo qua. Solito discorso come prima. Carta vetrata e leviamo entrambe le parti. E adesso ci serviranno 2 pezzi di pelle e possiamo utilizzare quelle che già ci hanno dato. Adesso abbiamo tutti i componenti tagliati a misura per costruire il nostro manico. Guardiamo un attimo come dovrebbe venire. Questo qua, questo qua, questo qua e questo là. Ci siamo al millimetro. E questo sarà il nostro manico, poi ovviamente da sgrossare e tutto il resto. Adesso dobbiamo cercare il centro di ognuno di questi componenti per poi forare e far passare direttamente il nostro codolo del coltello, che è largo da 1,2 centimetri a mezzo centimetro. Prima cosa da sincerarsi è vedere se passa la guardia nel manico, ma ovviamente non passa. Quindi prendiamo una lima e allarghiamo un po' il foro. Mi raccomando, prima di farvi male, coprite la lama con ad esempio lo scotch carta, così eviterete di farvi male e di rovinare la lama accidentalmente. Poco sopra la guardia. Il mio consiglio è quello di, con un trimmer o con la lima, di andare a carteggiare un po', così oltre a far sì che la colla abbia un grip migliore, tutto scorrerà decisamente meglio. Ed ecco fatto. Con un po' di forza e limando un bel po' siamo riusciti a posizionare la guardia. Ovviamente questa guardia ora è fissa perché è andata quasi a incastro, il che è ottimo. Adesso prepariamo gli altri pezzi tagliando la larghezza di, precisamente usando un calibro, bisogna tagliare una larghezza massima di 1 centimetro, 1,2 centimetri, 1,2 centimetri. Il primo passaggio è fatto, direi è venuto anche abbastanza bene. Prepariamo gli altri. Intanto facciamo i fori sul cuoio, che è quello più semplice. La larghezza è 25, quindi la metà è 12,5. Facciamolo anche di qua. Stessa cosa sull'osso.
Adesso con una lima o una levigatrice a nastro dobbiamo smerigliare e levigare tutto il manico di legno. Io comunque vi consiglio, se avete una smerigliatrice a nastro, di usare quella, sarà molto più veloce. Se volete, con un seghetto potete anche togliere il materiale in eccesso seguendo i bordi della sagoma e della guida. Continuiamo il lavoro. Io per velocizzare, diciamo, il video e la realizzazione del coltello adopererò una smerigliatrice a nastro. Una volta che avete sgrossato il manico, non ci resta che levigarlo con la carta abrasiva da grana sempre più grossa fino a quella più fine. Io sono partito da una grana 100 e arriverò presumibilmente 800-1000. Ovviamente all'inizio ci saranno presenti sul manico molti graffi, ma se riuscirete a levigare bene tutta la superficie spariranno completamente. Io qua ho voluto fare anche un inserto di legno nostrano per renderlo un po' più personalizzato, ma voi lasciate perdere perché se non vi si presenta l'occasione è bello anche così. Iniziamo a scartavetrare. Inizio da una grana, la 100 l'ho già usata, come si può vedere, il legno è già più liscio. Fatto con la grana 220, adesso passiamo alla grana 500. Levigate finché potete e eliminate il più possibile queste zone, non so se riuscite a vederlo, di un altro colore. Sono le zone in cui non è levigato a modo. Quindi continuate a levigare il più possibile. E adesso passiamo alla ultima levigatura con la grana 1000. Continuiamo così finché non avremo un risultato che ci piace. Una volta finito con la carta vetrata 1000, potreste o continuare a levigare con la carta vetrata 2000 per renderlo ancora più lucido, oppure rifinirlo con l'olio di lino cotto, come ho scelto io. Per fare ciò io uso dello Scottex, oppure anche, se volete, potreste usare anche un panno o del cotone, insomma, quello che trovate. E lo passate sul manico. Noterete subito che rispetto alla parte non trattata, questa risulta molto più lucida. Continuate così, ne passate una volta, aspettate che asciughi e ripassate un'altra volta un altro strato. Fatto questo, fate riposare per un'oretta per far sì che l'olio penetri dentro il legno a dovere e lo protegga, e poi il coltello è finito e passeremo alla realizzazione del suo fodero. Mi raccomando, abbondate perché l'olio deve penetrare proprio dentro il legno e negli inserti di pelle, quindi dovrete abbondare. Fatto questo, lo fate riposare e poi, se volete, date una seconda passata, oppure il coltello è finito. Adesso io preparerò la dima per tagliare il cuoio e costruire il suo fodero. Per dare un effetto ancora più lucido potreste usare anche la lana d'acciaio 0000, che è quella meno aggressiva. Come vedete è molto lucido. Direi che è venuto un ottimo lavoro. Adesso passiamo a realizzare il fodero.
Viene fornito la protezione della lama da mettere all'interno del fodero e il pezzo di cuoio da ritagliare a misura. A prima vista il cuoio mi sembra già a misura, quindi non dovrete tagliarlo in larghezza. Al massimo dovrete tagliarlo in lunghezza, perché con l'embo del cuoio farete il passante per la cintura. Se volete potete anche fare una dima con un foglio di carta molto facilmente. Lo mettete qua, così avrete più o meno la larghezza del cuoio. Fatto questo, lo ripiegate, perché il fodero si realizza così, con il cuoio ripiegato. Se siete mancini dovrete farlo alla rovescia di come lo fo io, cioè la chiusura del cuoio, la cucitura, invece di essere a sinistra sarà a destra. Quindi di questo dipende un po' se siete mancini o no. E qua comincerete a disegnare un po', ovviamente lasciando sempre un margine per la cucitura il più possibile. Mi raccomando, meglio tagliare dopo che aver bisogno del cuoio. Qua sia la fine del fodero, quindi tutta questa parte poi andrà eliminata, e facciamo un disegno un po' ricercato, non la solita linea dritta, ma una cosa fatta, diciamo così, fino qua, ok, fino alla guardia del coltello, e qua si va verso la punta. Possiamo anche iniziare a ritagliare la nostra dima. Potete usare o un lapis o un pennarello, quello che volete, tanto dentro non si vedrà. Aiutatevi con un righello. Adesso, tramite queste forchette, pratico dei fori lungo il cuoio per poi cucirlo. Ovviamente, per tutti e due i foderi, il procedimento è il solito. Una volta che avete praticato tutti i fori sul cuoio potete cucirlo e alla fine applicare il colore. Iniziamo a cucire passacintura. Nel kit viene dato anche un po' di filo bianco, però quello lo userò, come ho già detto, per il fodero in dotazione. Invece questo io ne voglio usare uno marrone. Per cucire sia questo che quell'altro fodero dovrete far passare il filo cerato, prendere l'ago e bucare il filo, e tirare sia da un capo che dall'altro. E abbiamo i due aghi. Per cucire il cuoio dovrete prima passate una volta in qua, seconda di qua,
per fare le cose a modo dobbiamo fare anche un piccolo nodo, quindi quando ripassate l'ago con questo filo fate così, ok? Perché questo? Perché si creerà un nodo. Quando andrete a stringere si creerà il nodo e rimane chiuso. Ok? Procedete così per tutta la lunghezza. Finito di cucire, fate sì che tutti e due gli aghi siano dalla solita parte. Semplicemente tagliate il filo in eccesso e fate un piccolo nodo e voilà. Mettete la colla sui bordi, aspettate 10 minuti per far sì che la colla faccia presa e poi chiudete. Questa è la colla che mi serve per bloccare il coprilama, che è questo. Facciamo un po' di colla anche qua. Anche per questo aspettiamo un po' e appena secca chiudiamo il tutto. Piano piano riuscirete a cucire tutto il vostro fodero. Una volta cucito tutto il fodero, fate anche qui uscire tutti e due i lembi del filo dalla solita parte e fate anche qui un piccolo nodo. Ora qua col Dremel, se volete, bassa velocità, cercate di limare e pareggiare tutto, o il Dremel oppure anche uno di questi lime da unghie, va bene lo stesso. Una volta che avete concluso la cucitura, se avete utilizzato questo, il fodero sarà finito e pronto all'uso. Invece se volete usare una pelle diversa, dovreste anche colorarla. Io ho qui un colorante per pelli che è concentrato, va diluito una parte e 10 di alcol. La pittura è molto semplice, basta dosare bene le proporzioni, quindi 2 ml di colore e 20 di alcol. Il mio consiglio è quello sempre di utilizzare dei guanti perché vi tingerete parecchio. È un colorante per pelli, quindi funziona anche sulla pelle umana, sulla vostra pelle, quindi magari usate un guanto qualsiasi perché se no vi troverete con le mani sempre macchiate. Vi metto in descrizione tutto quello che vi serve per fare il fodero, o che sia questo o quell'altro è indifferente perché ci vogliono i soliti attrezzi. Vedete? Basta passarlo sopra e lui, siccome è un concentrato diluito con alcol, evapora quasi all'istante.
Se avete questo strumento è molto utile perché potete rifinire i bordi del vostro fodero. Questo è molto semplice, funziona per attrito, quindi nulla di particolare. Il coltello, come vedete, entra perfettamente e ovviamente non è perfetto. Io non sono un coltellaio e neanche un costruttore di foderi, però con questo kit, se avete un po' di manualità, divertirete parecchio. Ci tengo a precisare che fra i due foderi cambia solo la pelle. Io ho deciso di usare un altro tipo di pelle solo per una questione mia personale. Comunque ho realizzato tutti e due i foderi e il kit che vi dà la Castrom è completo, però io così, anche per cambiare un po', per renderlo ancora più personale, unico, ho deciso di creare due foderi per divertimento. Ovviamente le pelli sono identiche, soltanto una era da colorare e una era già colorata. Io spero che il video vi sia piaciuto. Per qualsiasi domanda scrivetemi nei commenti. Se volete lasciatemi un like e iscrivetevi al canale. Io vi saluto tutti e ci vediamo al prossimo video.